Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali. Grazie. Abbiamo l'imperatore, amici dell'Ariete, e anche la vostra carta. L'imperatore parla di stabilità, parla di regole, parla di potere materiale o magari per qualcuno potrebbe fare riferimento a un padre, una figura genitoriale o a un capo. Diciamo una persona alla quale voi fate riferimento. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Una carta per grazie. Carta numero 6. Qua si tratta di staccarsi da determinati problemi, difficoltà, pensieri, dinamiche. Ok, andiamo a vedere, magari sono dinamiche familiari. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo o nel caso non vi risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, abbiamo un 6 di spade e un 2 di bastoni. 6 di spade mi parla di uno spostamento di... guardate, qui fa vedere la persona che sta per salire le scale e qui una persona che comunque parte, si lascia indietro delle cose. Può anche rappresentare un viaggio, molte volte il 6 di spade, un viaggio in senso fisico. Anche se poi con questo 2 di bastoni vi dico che tanto convinti non vi vedo. C'è un qualche tipo di attaccamento alla realtà che state vivendo, però dall'altro lato c'è anche la volontà di guardare avanti, la volontà di costruirsi un futuro migliore. Sento molto forte che fa riferimento a qualche dinamica familiare, a qualche questione con dei genitori più che tutto. Andiamo avanti poi con la carta dell'appeso e la carta della torre. Allora, l'appeso mi dice che vi state prendendo un tempo, o perlomeno vorreste prendervi un tempo, per vedere le cose da un altro punto di vista, ok? La carta dell'appeso normalmente parla di un sentimento, di un momento di accettazione di quello che è la realtà, probabilmente la realtà dalla quale vi state allontanando. La torre parla di qualche tipo di crollo di sicurezze. Fa anche riferimento al crollo dell'ego, quindi se per caso fosse stato il vostro ego, arriva un momento torre, arriva un momento di reset dove avete la possibilità di ricostruire le regole secondo la vostra volontà. Lo staccarvi da queste idee vi dà la possibilità di guardare al futuro e di ricreare quello che è la vostra stabilità. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. 6 di pentacoli, non male. 6 di pentacoli fa riferimento all'equilibrio. È una carta di comunque di abbondanza economica. Seguiamo con l'eremita e terminiamo con un 9 di bastoni e un 4 di bastoni. Quindi qui il punto è che c'è bisogno di lavorare su quello che è un equilibrio, una stabilità da un punto di vista economico. Vi ricordo che qui avevate l'imperatore che parla di potere materiale, di stabilità materiale. Per molte persone potrebbe fare riferimento a una casa, quindi si cambia casa, diciamo così, e si inizia un nuovo percorso da soli con la carta dell'eremita, o perlomeno si affronta questo percorso da soli
per proteggere la propria serenità. Può essere anche la propria famiglia o sì, sento che per molte persone ha a che vedere con un ambiente familiare. Però se così non fosse potrebbe anche essere un contratto, un ambiente lavorativo, una collaborazione che avete in essere. Qui c'è qualcuno che si deve difendere, deve mettere delle barriere, deve... ehm, perché l'eremita vi dà proprio la possibilità di capire fin dove arrivo io e dove iniziano gli altri, no? Quello che voglio io, quello che è giusto per me, quello che fa sentire felice me. Però ecco, il consiglio delle carte forse è di proteggere un pochettino quello che già avete costruito. Andiamo a vedere carta per carta. 6 di spade. Abbiamo un 3 di coppe, un 7 di pentacoli, un 10 di spade e un cavaliere di spade. Qui potrebbe anche far riferimento a quello che è una situazione di coppia. Se per esempio l'imperatore, ma sento che riguarda proprio quello che è una stabilità di vita. mm? Però ecco appunto, potrebbe essere che qualcuno qui arrivi da un lasciarsi indietro un determinato tipo di sofferenza, un determinato tipo di persona mm, o di gruppo. Ripeto, c'è un 3 di coppe. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo la carta della luna, il 10 di pentacoli, la temperanza, il re di coppe e l'8 di pentacoli. Qui di nuovo fa riferimento al lavoro, a quello che è una sorta di quotidianità. Sento che qui avete voglia di creare la vostra stabilità, il vostro 10 di pentacoli, la vostra abbondanza. Il punto è che avete una sorta di insicurezza, potrebbe essere anche legata a qualche cosa del passato. Però c'è un'instabilità non tanto da un punto di vista materiale, ragazzi, ma più che tutto da un punto di vista emotivo, eh. Qui ci sono delle paure che giocano a vostro sfavore, che vi fanno alimentare questa indecisione. Ed è per quello che avete l'appeso e vi sentite con le mani legate. Andiamo a vedere questo appeso. La sacerdotessa, il 2 di coppe e 10 di coppe. Guardate, in realtà sono carte belle. Sento che qui quello che si vuole è una pienezza a livello emotivo, che è quello che manca con questa temperanza al contrario. Qui c'è bisogno di guarire qualche tipo di ricordo, qualche tipo di emozione passata, perché la luna parla sempre di quelle emozioni che spingiamo ben ben in fondo perché dà fastidio sentirle, perché fanno male. Qui c'è bisogno di guarire per riuscire a raggiungere una sorta di maturità emotiva. Perché giustamente se voi non state bene, se avete un po' di, diciamo, confusione, quello che mettete nella relazione o nel progetto è confusione. Andiamo a vedere la torre. Asso di coppe e 8 di coppe. Ho la forte sensazione che qui quello che poteva essere un sogno è stato un po' infranto e quindi qualcuno ha deciso in qualche modo di andarsene perché non si vede prospettiva. L'asso di coppe mi dice che c'è qualche cosa che fa fatica a cominciare, fa fatica a partire. Andiamo avanti, io ho 6 di pentacoli. Il giudizio al contrario e la forza. Mm. Ehm, Sento che dovete mettere in equilibrio passato e futuro, o passato e presente. C'è qualcosa qui che vi tiene legati.
molto vi fa sentire bloccati per appunto per queste vostre paure, no? Per il fatto di ok, vorrei questa cosa, ho questo sogno in testa, però non so se ce la faccio da solo o da sola, non so se sarò all'altezza. Però qui sento proprio che si va verso quello che è il creare il vostro progetto soli. Andiamo a vedere l'eremita. Sapete, guardando questa carta che mi parla di rilasciare le difficoltà, lasciarsi indietro le difficoltà, io associo il 6 di spade alle credenze limitanti che impariamo dall'ambiente familiare, ma soprattutto dalla madre. So che qui è uscito l'imperatore e parla di padre come archetipo, diciamo. Però comunque parliamo di genitori in generale, no? Qui sento che molte persone sono, diciamo, immature, o meglio, insicure, hanno tutta questa serie di paure, di indecisione, perché fondamentalmente sono troppo influenzati dall'ambiente familiare. Può essere, se non avete più una famiglia, può anche essere l'ambiente lavorativo, l'ambiente degli amici che frequentate in questo, il vostro gruppo vicino di persone, diciamo così. E tutta questa situazione vi fa sentire un po' con le mani legate, perché voi vorreste andare oltre. Il punto qui qual è? Fate un reset di quello che l'ego vi dice. Se siete sempre stati convinti che per raggiungere la felicità ci voleva la famiglia con il figlio, rendetevi conto che probabilmente per voi quella potrebbe non essere la strada giusta, ma è l'ego che dice che per essere appagato ci vuole quella roba lì. È un esempio come un altro, però è per farvi capire. L'eremita, allora, è spiegato dal 7 di bastoni al contrario e da carta degli amanti al contrario. Sì, bisogna lavorare sull'amor proprio, qui parla proprio di un'autoconoscenza e un'autovalutazione. Cioè, il punto è che credo che qui vi sentiate soli nel portare avanti le vostre idee ed è per quello che il consiglio è trovate la vostra stabilità, create le vostre regole e ricostruitevi fondamentalmente. Quando arriva il momento torre vi dà la possibilità veramente di fare un reset e di dire ok, come mi voglio reinventare a partire dal dove vivo, che lavoro faccio, che taglio di capelli nuovo mi concedo o cose di questo genere. Mi concedo perché io ho sempre paura a tagliarmi i capelli. Paura che se poi il taglio non viene bene, se io non sto bene. Ok, 9 di bastoni, asso di bastoni, 5 di bastoni e re di pentacoli. Voglio andare a vedere anche una carta per il 4 di bastoni, 10 di bastoni. Sì, ragazzi, qui si tratta di fare un movimento concreto in avanti per lasciarsi alle spalle tutta questa prima zona della lettura, ok? Il movimento concreto può essere uno spostamento, perché ce l'ho qui, lo spostamento ce l'ho qui, diciamo proprio un viaggio, uno spostamento di tipo fisico, ce l'ho anche un po' con l'eremita. So che vi sentite abbastanza impossibilitati, perché comunque essendoci l'appeso probabilmente siete in una fase dove vi dovete occupare di qualche tipo di faccenda o di persone, quindi magari non avete la possibilità di muovervi fisicamente, ma perlomeno fatelo con la fantasia, ecco. Cercate di capire che tipo di nuova realtà volete costruire per voi. Guardate, c'è la sacerdotessa e c'è la temperanza al contrario, e qui mi parla di rilasciare difficoltà. Per qualcuno si tratta di fare un lavoro proprio inerente alla guarigione, perché qui anche il giudizio è al contrario. Avete bisogno di prendere un po' più di consapevolezza, oltre che
il discorso dell'amor proprio, queste due carte vi danno la possibilità di fare una forte introspezione ed è lì che dovete ricostruirvi chi sono io, che cosa arriva dagli altri, che cosa io nel corso della vita ho modificato di me stesso, di me stessa per compiacere gli altri, perché quella roba lì non è vostra, è un ruolo che avete preso per farvi accettare magari, per farvi dare un aumento di stipendio, per, non lo so, farvi voler bene. Ecco, è un po' quello il taglio della riflessione. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire. Rallentare un passo alla volta, però in modo concreto. No, queste sono troppe. Una sola per piacere. E 10 di spade. Wow, rinascita, ce l'avevamo anche qua. Sì, guardate, è che ci vuole tempo per queste cose. Nel senso che tutti i percorsi di guarigione, di crescita personale, di crescita spirituale, di rinascita, di progresso, di espansione, è una cosa che avviene un passo alla volta, giorno dopo giorno, ok? Quindi non vi preoccupate se in questo momento non vedete tanto chiaro, vedete che poco alla volta riuscirete ad uscire da questa, diciamo, oscurità di cui ci parla il 10 di spade con il 6 di spade. Per il resto non è che siano carte brutte, anzi, nel senso avete un sacco di carte belle, però c'è questo momento torre che bisogna prendere un po' con filosofia, diciamo così. È un percorso. Giorno per giorno imparerete a ricostruire la vostra stabilità. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, i commenti, le iscrizioni, le condivisioni, le donazioni, quindi grazie veramente a tutti. Ok, abbiamo purezza. Abbi sempre fiducia nella purezza del tuo cuore. Guarda dentro e troverai le risposte che stai cercando. Sì, fondamentalmente è proprio questo asso di coppe qui che in questo momento è un po' coperto, se vogliamo, dall'energia forte e caotica della torre e in questo momento probabilmente non riuscite tanto ad entrare in contatto con quello che è il vostro cuore, la vostra vera natura. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!